Uno degli orologi più controversi in assoluto della recente storia dell'orologeria è di sicuro il Tudor P01 di cui parliamo in questa recensione. Un orologio che ha subito diviso gli appassionati, odiato o amato da chi lo ha visto per la prima volta a Baselworld 2019. Tra l'altro, a seguito della presentazione del GMT Black Bay e del Black Bay 58 da parte di Tudor, che aveva iniziato a rilanciare fortemente il proprio marchio, ma che in realtà ha anche una affascinante storia che probabilmente vi farà un po' cambiare idea. Ne parliamo tra pochissimo dopo la sigla. Iniziamo. Non si può negare che questo P01 sia un orologio strano, lo è, ha un design molto particolare, c'è chi lo ha amato da subito per il suo aspetto militareggiante, c'è chi invece non l'ha capito e io, senza nascondermi dietro un dito, posso dire che sono della seconda categoria. È un orologio che non ho ben capito all'inizio, fino a quando però non ho scoperto di che cosa effettivamente si trattasse. Ebbene, il P01, il Tudor Black Bay P01 in chiave moderna non è altro che la riedizione di un progetto militare del 1960 denominato Progetto Commando e realizzato per la US Navy. E sono sicuro che qualcuno sta iniziando a cambiare idea come ho fatto io. Ebbene sì, si tratta di un vero e proprio strumento, un orologio realizzato per le operazioni militari della US Navy del 1960 che pare poi non aver visto la luce concretamente, ma in realtà si tratta di un orologio che è esistito ed è un orologio che Tudor nel 2019 ha riproposto in maniera molto fedele ed è il motivo per cui evidentemente è stato poco capito, ma proprio in quanto strumento non può che essere un orologio particolare. E infatti, a partire dalla sua cassa satinata fino ad arrivare alla lunetta 60 scatti bidirezionale con meccanismo di blocco ad ore 12 a scatto, è un orologio che nasceva e oggi viene riproposto come un vero e proprio strumento per le operazioni militari della US Navy. Oggi naturalmente è riproposto in chiave moderna, perde quindi per esempio la sfera delle ore Mercedes del 1960 per vedere invece la nuova, moderna e riproposta sfera delle ore Snowflake, che naturalmente pesca comunque dalla grande storia militare di Tudor, di cui tra l'altro abbiamo parlato più volte in alcuni video che vi lascio in descrizione. Così come è moderno anche il cinturino che equipaggia questo orologio, un cinturino in pelle idrorepellente ma misto caucciù all'interno, proprio per garantire la possibilità di un utilizzo in qualsiasi situazione anche in acqua. Così come mantiene invece la corona di carica a vite ad ore 4, come era il progetto originale, che prendeva ispirazione anche da Seiko, che ha sempre utilizzato questo sistema soprattutto nei Turtle, ad esempio nel Captain Willard famoso per la sua apparizione in Apocalypse Now, corona che naturalmente è in quella posizione proprio per garantire la massima mobilità del polso anche durante le operazioni ai militari che indossavano l'orologio. Forse l'unica nota stonata di questo orologio, ma si tratta semplicemente di gusti soggettivi, possono essere indici e sfere riempiti di luminova cosiddetta vintage, ovvero colorata color crema, come se fosse virata con il passare del tempo. È una soluzione che io non condivido anche nel caso di riedizioni, anche perché bisogna considerare che quegli orologi nati 30-40 anni fa nascevano con il trizio bianco e non certamente ingiallito, quindi la ritengo una soluzione poco rispondente ai canoni moderni, però ripeto, è un'opinione personale. Per il resto si tratta di un orologio che riprende fedelmente il proprio progenitore, quel prototipo che vi ho mostrato, e che effettivamente conferisce a tutto il progetto un'anima assolutamente romantica che, come è già successo a me, potrebbe effettivamente cambiare il modo di vedere questo P01.
Insomma, una edizione fedele che riprende per esempio anche la data ad ore 3, cerchiata da una finestrella con una cornice bianca, ma che per esempio porta con sé il movimento di manifattura Tudor con 70 ore di riserva di carica e certificazione COSC, ovvero con uno scarto giornaliero di marcia di circa -4 più 6 secondi, secondo le specifiche di cronometria. Insomma, un orologio che di sicuro ha fatto parlare di sé, ha fatto discutere gli appassionati e sono sicuro continuerà a farlo, quantomeno qui nei commenti. Ditemi infatti che cosa ne pensate, che cosa avete pensato di questo Tudor Black Bay P01 il giorno della sua presentazione. Ne parliamo assieme, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questo video. Se volete potete iscrivervi, noi ci vediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!